Ciao amici di Retro Edicola, bentornati al club. Oggi vi parleremo di un retro game bellissimo insieme al mio amico Johnny. Ciao a tutti. Mi hanno invitato perché ho iniziato a giocare a Rainbow Island più o meno quando avevo 15 anni sul biscottone. Per biscottone ovviamente intendiamo il mitico Commodore 64. Ovviamente. Era un'ottima versione di quel gioco e mi ricordo di aver passato parecchie ore divertendomi. Il gioco è del 1987, sviluppato da Taito e convertito da Ocean Software dal 1988 in poi per molte versioni. La versione che piace a noi giocare è quella per Amiga, quella che ha un audio secondo me addirittura superiore alla versione arcade, ma come avevamo detto sia la versione Commodore 64 sia la versione per NES sono molto giocabili. Cos'è Rainbow Island? Rainbow Island è il seguito di Bubble Bubble, anche se non lo si riconosce subito, ad essere onesti, perché i due protagonisti, mentre in Bubble Bubble erano dei draghetti, adesso sono tornati ad essere umani. Come si svolge? Si distribuisce in 7 isole. Perfetto. Ha uno scorrimento in stile platform. I protagonisti devono andare verso l'alto utilizzando o i salti oppure gli arcobaleni che danno appunto il nome al gioco. Le 7 isole di Rainbow Island sono divise in 4 macro aree, alla fine delle quali c'è sempre un boss. Sono 7 isole più 3 segrete. Il bello è che per arrivare al vero finale del gioco bisognerà raccogliere in ognuno di esse i diamanti. Se li raccoglieremo tutti avremo un finale buono e scopriremo tutta la storia, altrimenti avremo un finale cattivo e non vedremo il vero finale, non sapremo come finisce la storia. Personalmente io il finale non l'ho mai visto, perché in quegli anni i giochi erano strutturati come al bar, cioè l'obiettivo era farti mangiare i gettoni, non era sicuramente mostrarti il finale, quindi anche negli home computer la stessa strategia era riportata. Una nota importante è la musica, l'accompagnamento musicale infatti è una versione velocizzata e riarrangiata di Over the Rainbow. Non sapete cos'è? Na, 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 na. Vabbè. No, zero. Senti, io posso salvare il mondo ma non posso cantare, va bene? No, tu la fai. No, io. E 1, 2, 3. La la over the rainbow. Ok, abbiamo capito, va benissimo. Gli arcobaleni in Rainbow Island sono molto importanti, sono sia un elemento difensivo sia un elemento offensivo. Proprio come succedeva in Bubble Bubble sono molto versatili. Possono essere utilizzati come scalette per andare più in alto nello stage, possono essere usati per uccidere i nemici o semplicemente intrappolarli, possono essere usati per raggiungere dei bonus che non possiamo arrivarci direttamente, possono essere usati come barriera contro i nemici. Questo rende il gameplay molto raffinato. Il vero protagonista del gioco è l'arcobaleno, che oltre al fatto che diciamo serve appunto per combattere i nemici eccetera, dà uno spunto per mostrare i colori che sono i veri protagonisti secondo me di questo gioco. Cioè l'arcobaleno è composto da più colori, ma parliamo dei colori dello sfondo, parliamo dei colori del platform, dei mostri, dei nemici e dei diamanti. Infatti esistono vari diamanti con vari valori. Prego. Con vari colori e soltanto l'ordine esatto dei colori che riproduce quello dell'arcobaleno ci permette di arrivare al finale buono. Abbiamo detto tutto del gioco, non ci resta che salutarci. Ciao da Bub e ciao da Bob. Mauro, Johnny. Ciao. Together.